Oggi tortina al cioccolato con cuore fondente, senza latte e senza burro. Vediamo come fare. Per questa ricetta avremo bisogno di 75 g di uova intere, quindi per arrivare alla giusta grammatura ho rotto 2 uova, le ho sbattute in un contenitore a parte e poi le ho ripesate. 62 grammi e mezzo di zucchero semolato, 62 grammi e mezzo di olio di mais, 87 grammi e mezzo di cioccolato fondente, almeno al 70%, 37 grammi e mezzo di farina, 12 grammi e mezzo di fecola. In un pentolino a bagnomaria metto a sciogliere la cioccolata. Uniamo la fecola con la farina e teniamo da parte. Allo zucchero semolato aggiungiamo le uova e cominciamo a lavorare. Io per questa piccola quantità utilizzo la frusta a mano, ma se volete potete utilizzare quelle elettriche, se per voi è più comodo. Quando il cioccolato sarà ormai sciolto quasi del tutto, cominciamo ad aggiungere l'olio poco per volta. Ecco qua, bello fluido. Quindi in un contenitore più grande metto la farina e la fecola, alle quali poi andrò ad aggiungere gli altri ingredienti, perché una cosa importante per cercare di evitare di formare i grumi è di aggiungere sempre la parte più liquida alla parte solida e non il contrario, cioè non mettere la farina nelle uova ma aggiungere le uova alla farina. Quindi aggiungo le uova, giro con la frusta, in modo da rendere tutto omogeneo. In questa maniera non avremo formato i grumi. Ecco qua, come vi dicevo, bello liscio. Ed infine il cioccolato. Facciamo in 2 step. Adesso non c'è bisogno di girare velocissimi, bisogna solo amalgamare tutto. Quindi lasciamo la frusta e continuiamo con una leccapentole. Ecco. Raccogliamo tutto anche dai bordi, in
maniera che da inglobare tutto quanto. Ecco qua, il composto è pronto per essere messo negli stampini. Con lo stesso olio di mais, aiutandoci con un pennellino, ungiamo le pareti interne delle nostre coppette. Con un po' di polvere di cacao amaro vado ad infarinare l'interno. Passiamo ora a riempire. Ecco qua la quantità giusta, che poi in cottura crescerà, quindi non dobbiamo esagerare. Sbattiamo un po' in modo da assestare il tutto. Ecco il tortino pronto per essere infornato. Se invece dobbiamo congelarlo per poterlo utilizzare in un secondo momento, basta coprirlo con della pellicola e metterlo in congelatore. Adesso inforniamo a 200 gradi centigradi, mentre se vogliamo cuocerli da congelati la temperatura dovrà essere 180 gradi centigradi. Ci accorgeremo che saranno pronti quando in superficie avranno formato una crosticina e questa si comincerà a spaccare. Allora sarà il momento di tirarli fuori. Ed ora impiattiamo. Sciroppo di frutti di bosco, curcuma in polvere, che col cioccolato sta sempre bene, ed infine il tortino al cioccolato con cuore fondente. Bene, anche per questo video è tutto, non vi resta che provare. Grazie, alla prossima, ciao!